Si calmi. Mi lasci. Si calmi. Chi era? Non so, hanno riattaccato. Che dici, era tua moglie?
compleanno di Vittorio. Ho rivisto Andrea. 4 settembre. Sono tornata dal dottor Burchi. Credo che non ci andrò più. 3 dicembre. Lei continua a telefonare. Non vuole rassegnarsi. Mio padre mi ha chiesto un altro prestito. Mi sento strana. Non ho voglia di niente. Weekend sulla barca di mio padre. Io e Andrea, soli. Un tempo meraviglioso. È un po' scomodo fare da mangiare a voto e anche fare all'amore, ma ci siamo riusciti lo stesso. Vorrei essere una buona moglie. Ci riuscirò? Proprio credi in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Credi in Gesù? Battesimo di Vittorio. Io volevo chiamarlo Federico, ma Andrea ha insistito per Vittorio. Era il nome di suo padre. E lui ha una venerazione per suo padre, anche se lo ha appena conosciuto. È morto che lui aveva 6 anni. Se avrò una bambina la chiamerò Paola, così avrà le mie stesse iniziali. Vittori, ecco te battizzo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Oggi ho fatto dei cartoni per le stoffe di mia madre. Mi sembrano bellissimi. Me li voglio far pagare molto più delle altre volte. È incredibile come mia madre vada sempre tutto bene. Anche la tessitura va bene. Sembrava uno scherzo, uno dei soliti hobby. Invece dura già da 2 anni e ha più di 20 operaie. Oggi Andrea mi ha portato a visitare la centrale termonucleare di Latina, dove lavora. È stato molto interessante, anche se naturalmente ho capito ben poco delle sue spiegazioni. L'ingegner Pieri, mia moglie. Molto piacere. Buongiorno. Ciao. Sono Andrea. venuta a dare un'occhiata. Prego. Grazie. Questo, vedi, è il cuore della centrale. Sotto questo piano esiste il reattore vero e proprio, che è racchiuso in una sfera di acciaio dal diametro di 70 piedi, circa 20 metri. Nell'interno della sfera c'è una struttura di grafite con dentro il combustibile, cioè l'uranio. Che stanno facendo ora? Si prepara il cambio delle barre di uranio esaurite. Queste sono le celle di manutenzione. Con queste braccia meccaniche si compiono operazioni di riparazione o modifica del combustibile o di altre parti asportabili del reattore. È pericoloso? Perché? Hai paura? È tutto molto radioattivo, ma ci sono 60 centimetri di vetri che ci proteggono. Vuoi che andiamo? Sì, forse è meglio. In questa piscina vengono immerse le barre di uranio già sfruttate, che però sono ancora altamente radioattive. Vi rimangono 100 giorni. L'acqua serve come schermo alle radiazioni. Ma anche qui è pericoloso. Beh, se tu cadessi dentro l'acqua resteresti senza dubbio contaminato. E cioè? Dopo un po' potresti diventare cieca
o sterili. Le più gravi conseguenze potrebbero essere il cancro, la leucemia, in parole povere la distruzione totale dei tessuti. Sono arrivati i pesci, che faccio, li metto giù? Sì. Andrea, e vieni un po' tu a darmi una mano. Piera, ci metto un po' d'olio? No, per carità. Le marmore sono già così grasse. Fine di settimana nella villa di mia madre a Porto Ercole. Io, Andrea, mia madre e Alberto. Alberto è il nuovo flirt di mia madre. Andrea, non c'è bisogno di dirlo, non lo può soffrire. Quanti ne hai messi a cuocere? Basteranno per tutti? La sapete la storiella della triglia e del cefalo? No. Dunque, in alto mare una triglia incontra un cefalo. Siamo di pomeriggio. Alberto, per favore. È un dialogo di pesci. Lo sai che non mi piacciono le storielle sconce. Scusa. Ma va che le conosco le tue storielle. Smettila. Si fa presto a giudicare. Che ne sai tu di quello che è stata la vita di mia madre? Tutto quello che le ha fatto passare papà? Si sente giovane, e lo è. In fondo Alberto è un bravissimo ragazzo. Magari non sarà molto intelligente. Non molto intelligente? Ah, di pure un perfetto cretino. Certo, non possono essere tutti dei professori. D'altra parte mia madre che se ne farebbe di un professore? Lo credo bene. Cos'hai con Alberto? Beh, non mi piace affatto il modo in cui ti guarda. Sei geloso? Geloso di quell'imbecille. È un bel ragazzo, non puoi negarlo. Ricordatevi che siete in luogo pubblico. Avete preso qualcosa? Aspetta. Visto? Hai visto com'è bravo Alberto? Bella abilità, con le bombe. L'importante è prenderli. Ma per avere quei due pesci ne hanno distrutto dei quintali, larve, avanotti, i pesci più piccoli. Facendo così state spopolando il mare. Non facciamo drammi, per favore. Ma è un dramma. Possibile che tu non te ne renda conto? Sì, me ne rendo conto, ma se una cosa oggi mi fa piacere, io me la prendo. Anche se domani me ne dovrò pentire. «6 aprile. Vittorio è a letto con l'influenza. Beh, come sta? La febbre è scesa, si è addormentato. Chi ha ordinato tutte queste medicine? Andiamo di là. Sono venuti il professor Baglioni e il professor Serventi. Tua madre ha chiamato il suo. Mia madre, per non essere da meno, ne ha chiamato uno anche lei. Sono state qui tutto il santo giorno. Non hanno fatto altro che litigare fra di loro. Su una cosa, però, sono andate d'accordo. E dire che non sono una buona mamma. E forse hanno ragione. Lo pensi anche tu, vero? Che vuol dire una buona mamma? La gente crede che una buona mamma sia quella che vive soltanto per i suoi bambini e dimentica di essere una buona moglie. Io ti amo come sei. Non vorrei che tu dimenticassi me per Vittorio. Io ho bisogno di te più di lui. Di lui si occupano in tanti, mentre io non ho che te. Non mi hai mai detto queste cose. Ma non ne ho mai avuto l'occasione. Trovale sempre. Ho bisogno di sentirmelo dire tutti i giorni che mi ami. Signora, il bambino si è svegliato. Chiede di lei. Torno subito. Fai ciao, papà. Ciao. Ancora. Ciao. Su da parte. 1, Bravo. 2, E saltino. 4, Però
Attention, s'il vous plaît. L'Air France annonce le départ du vol numéro 641 pour Nice. Taxi numéro 5. Attention, please. Air France announced the departure of flight number 643 to Nice. Exit number 5. Ciao papà. Ciao nonno. Saluta la signora. Buongiorno. Ma che bel giovanotto. Bravo. Vai con Giuseppina, su. Vai. E tu? Bene, tu? Come va che sei qui? Andrea è andata a Bruxelles per un congresso. Mi sarebbe piaciuto accompagnarlo. Gliel'ho anche chiesto. Ma che ci viene a fare, mi ha detto. È un congresso nucleare, ti annoieresti. E poi dice che non si fida di lasciare Vittorio con la governante nuova. Già. Ma la verità è che forse mio marito si vergogna un po' di me. Pensa che sono troppo ignorante per stare con lui e con i suoi colleghi. Ma la donna ignorante è piena di charme. Vero? Certo, un po' ignorante lo sono, ma mica tanto come crede lui. Ma voi piuttosto che fate? Dove andate? A Madrid. A Madrid per un affare. Se concludo ti regalo una macchina nuova. Come quella che hai regalata a Luciana? Come quella di Luciana, d'accordo? Promesso? Promesso. Ciao, papà. Ciao. Ciao. Arrivederci, buon viaggio. Bellissimi. Sono felice che li abbia fatti tu. E bada, non lo dico soltanto per orgoglio materno, ma perché se me li avesse portati un altro collaboratore sarei disposta a pagargli qualunque cifra. Non per questo metterà più a buon mercato le sue stoffe. Oh, Luisa. Conosci Luisa Crivelli, mia figlia? Buongiorno. Piacere. Molto belli. Il fatto che i tuoi cartoni le piacciono deve lusingarti. Di solito a Luisa non piace mai niente. Può darsi che non sia colpa mia. Ho bisogno di stoffe per l'appartamento di una mia cliente. Ah, Piera, non te l'avevo detto che Luisa si occupa di arredamento? No. Perché non mi aiuta? Lei ha delle idee nuove. Ha molto talento. E in compenso poca voglia di lavorare. In questo ha preso proprio da suo padre. Mamma. Non è mica un segreto, cara. Scusi signora, sono 148.750. Vede che avevo ragione. È sicuro? Più che sicuro. Quanto ha detto? 148.750. Faccia 145.000. Oh, no. Preferisco essere precisa. Se no lo sconto me lo fa pagare un'altra volta. Ecco. Buongiorno. Ho parlato seriamente, sa? Mi telefoni, così prendiamo un appuntamento. Arrivederci. Buongiorno, Luisa. A presto. Arrivederci. Una donna interessante. Anche la sua proposta di lavoro è interessante. Ci voglio pensare sul serio. Non fosse altro per contraddire mia madre. E soprattutto Andrea, che mi considera una ragazzina viziata, buona a nulla. 20 dicembre. Papà ha mantenuto la promessa, mi ha regalato una macchina nuova. Sono uscita a provarla. 150 all'ora. La governante aveva paura, voleva scendere. Mi ha fatto arrabbiare. Uno tollera qualsiasi offesa, ma non che gli si dica che non sa guidare. Io poi guido benissimo. Non lo capisco, tuo padre. Invece di regalarti una macchina avrebbe fatto meglio a restituirti tutti i milioni che ti deve. Scusa, a te che te ne importa? Tanto sono soldi miei. Ah, certo, miei non potrebbero essere. Mio padre faceva il contadino e l'unica terra che ha posseduto è quella del cimitero dove è sepolto. Senti, non cominciamo con la retorica sui poveri contadini. Sa qualcosa mio padre, che li deve strapagare perché non se ne vadano a lavorare in fabbrica. E non facciamo nemmeno la retorica sui poveri padri. Se tuo padre, invece di regalare pellicce di visone alle sue amanti... Ma fai il piacere, ma quali amanti e quali pellicce? L'ho visto io Luciana l'altra sera con una pelliccia di visone. Ma poverina, ce l'ha da 3 anni. Ma questa era nuova, non sono così cretino come credi. Una pelliccia di visone... Dove l'hai vista? L'altra sera all'Hilton. E che ci facevi tu all'Hilton? Ero andato per incontrare dei colleghi americani. Non me l'avevi detto? Ho una doppia vita, come il dottor Jekyll. Com'era la pelliccia? Nuova, Bella? molto bella. Tu invece non pensi mai a regalarmi una pelliccia? Come? Non penso ad altro. Sto appunto facendo delle ricerche sui visoni. Spiritoso.
Se dovessimo andare avanti solo con il tuo stipendio, uscirei nuda, mio caro. Staresti benissimo. Sei un cinico. Certe volte mi domando proprio perché ti ho sposato. E che cosa ti rispondi? È meglio che non te lo dica. Avanti. Signora, è arrivata sua madre con l'avvocato Spina. Ah, sì. Di che veniamo subito. Intanto servi gli aperitivi. Bene. Chi è l'avvocato Spina? Alberto Avvocato. È troppo divertente. Ho sognato di nuovo che perdevo il treno. Ho passato il resto della notte sveglia. Guardavo Andrea, che dormiva accanto a me. Mi sembrava un estraneo. Mi piacerebbe avere 2 camere da letto. Dormire sola. No, no, non ti preoccupare, caro. Vedrai che tutto andrà bene. Sì, certo. Ciao. Ciao, tesoro. È arrivata Piera? No, non lo so. Senti, papà mi sta domandando se l'hai saputo anche tu. Che cosa? No, non sa niente, che ti dicevo. Ma credi proprio che in tutta Roma non si parli d'altro? Via, tesoro, non devi abbatterti. Si sa che morto un papa se ne fa un altro. Ma non esagerare. Il tempo, credimi, è la migliore medicina. E soprattutto cerca di tirarti su. Vieni pure a trovarmi se ti fa piacere. Se non ci aiutiamo un po' fra noi nei momenti difficili, ti abbraccio, caro. Sai la novità? Luciana è scappata. Non è la prima volta. Già, però questa volta non è scappata sola. Si è portato via tutto. Le pellicce, i gioielli e perfino l'argenteria. Povero papà. Ti puoi immaginare le sue condizioni, ripete le solite cose. Per me tutto è finito, la vita non ha più scopo. M'ammazzo. Salvo poi a ricominciare da capo fra un mese.
E tu cos'hai? Perché me lo domandi? Ti vedo un po' giù. Qualcosa che non va? Senti, mamma. Parla. Cosa c'è? Pronto? Ah, ciao tesoro. Certo che lo so. Niente affatto, non è vero che è scappata, è stato Paolo a cacciarla via. Andava a letto anche con l'autista. Un bel ragazzo, non dico di no. Ma un po' di dignità per Bacco. Almeno non farti scoprire. No, non è che difendo mio marito. Li so meglio di chiunque altra se permetti i difetti che ha. Ma quale carriera le ha rovinato? Come se non si sapessi il mestiere che faceva a Madrid. No, ti assicuro che ti sbagli. La verità è che Paolo è un debole. No. Non da questo punto di vista. Almeno per quello che ricordo io. Tu del resto lo dovresti sapere meglio di me, no? Già, sono passati 10 annetti. Chi era? È Maria Claudia. Maria Claudia mi domanda come va con tuo marito. Perché? Così, per sapere. È un'amica. Tua. Io non ho amiche puttane. Hai sentito? Devi scusarla, da un po' di tempo è così nervosa. Secondo me Andrea la trascura. Magari avesse un amante, ma non è il tipo, io la conosco. In fondo credo che sia una frigida. Certo che non ha preso da sua madre. Buongiorno, signora. Buongiorno. Che bella casa. Si vede tutta Roma da qui. Questa è Jane, una mia collaboratrice. Della signora Fabri avevo parlato per quei disegni di stoffe per la villa alloggiata, ma la signora Fabri ci ha tradito. Piacere. Buongiorno. Diamoci del tu, vuoi? Vieni a vedere la terrazza. Volentieri. Jane cara, di ad Augusta che ci prepari il tè. Che meraviglia. Ho sempre sognato di avere una casa così. Puoi venirci quando vuoi. Vivo molto sola, ho così pochi amici. Sì, ho il mio lavoro, ma certe volte non basta. Spero che diventeremo amiche. Lo spero anch'io. Luisa? Augusta è uscita. E con questo? Preparalo tu il tè. Ti lagni sempre che Augusta non lo sa fare. Su, va. È buona, è brava, e mi è di grande aiuto. Ma qualche volta si comporta come una sciocca e mi irrita. E tu? Non hai più lavorato? Sai come ho avuto tante altre cose da fare. È un peccato, perché hai del talento. Mi piacerebbe molto lavorare con te. Ecco nonna. Nonna! Ciao, tesoro. Ciao nonna. Sbaglio o sei di nuovo senza governante? Hai indovinato. E tuo figlio naturalmente dice che la colpa è mia se le governanti non restano. Eppure lascio loro tutta la libertà che vogliono. Forse l'errore è questo, dar loro troppa indipendenza. Certa gente ama sentirsi diretta, guidata. Su, Vittorio, va. È proprio questo che non mi sento di fare. Avrei io tanto bisogno di essere guidata. Andrea mi lascia troppe responsabilità. Il vero torto di Andrea, se torto si può chiamare, è quello di occuparsi di un lavoro che lo assorbe totalmente, di un lavoro al quale tutti quelli che non sono come lui si sentono completamente estranei. Certo, se uno sposa un avvocato, un commerciante, può interessarsi a quello che fa, parlarne, discuterne. Ma come si fa a parlare di atomi e di fissioni nucleari? Com'è vero quello che dici? Tu le capisci le cose. È che vi voglio bene e mi preoccupo. Ma tu sei giovane, sei intelligente. Perché non ti occupi di qualche cosa? Perché non lavori? Sì, ci sto pensando. Ho conosciuto una certa Crivelli, si occupa di arredamento. È molto simpatica. Mi ha proposto di lavorare con lei. Andrea non vuole perché dice che una donna deve pensare solo alla casa e ai bambini.
È incredibile. Andrea, che si occupa di cose che sono all'avanguardia nel campo scientifico, ha sul matrimonio delle idee dell'Ottocento. Non dovrei dirlo io che sono sua madre. Ho passato una settimana a Porto Ercole nella villa di mia madre. Avevo bisogno di essere sola. Sabato mattina una sorpresa. È arrivata Luisa. Mi ha fatto tanto piacere vederla. È l'unica persona in questo momento che non mi dia fastidio. Luisa non conosceva l'Argentario. Siamo andate a fare un giro in barca con Vincenzo. Ci siamo fermate a Cala Piccola a pescare, con le bombe naturalmente. Siamo tornate a casa con una fame da lupi. È così cara Luisa che mi sembra di conoscerla da anni. Mi trovo bene con lei. Abbiamo fatto grandi progetti per l'avvenire. Sabato pomeriggio purtroppo sono arrivati tutti. E addio pace. La sera siamo andati alle streghe, tanto per cambiare. Luisa non è voluta venire. Non le piace stare in mezzo alla gente. Come la capisco. Non uscire da un mar, qui ti stanno a guardare, con un po' di sporti, chi ti arriva fin qui, certo è meglio restare. Là dove sei, vestita dall'onda del mare, per quest'anno sarà po' pubblicità, ma se un po' presti più, sulla spiaggia verrà, più nessuno potrà saper se sei vestita soltanto di mare. Topless, dopo di te. Ah, papà mi ha detto che ti hanno offerto la direzione degli stabilimenti della BRS e che tu hai rifiutato. Di che si impiccia tuo padre? Ma è vero o no? È vero. E perché hai rifiutato? Perché è un lavoro che non mi interessa. Dovrei abbandonare le mie ricerche, occuparmi di amministrazione, di problemi esclusivamente commerciali. Ma è vero che avresti guadagnato il triplo di quello che guadagni ora? Può darsi, non lo so. Se lo dice tuo padre. Già, tanto ci sono i soldi miei. Per questo ti ho sposata, perché sei ricca. Sì, lo so che non è vero. Che mi ha sposato perché mi amava. Ma a volte mi sembra così distaccato da ogni problema pratico. Devi giustificarlo, è uno scienziato. Ama il suo lavoro, è naturale. Vorrei che amasse solo me. L'hai detto tu stessa che ti ha sposato perché ti amava. E invece non ne sono sicura. No, proprio no. E tu? Lo ami? Non lo so. Certe volte mi sembra di no. La verità è che mi figuravo il matrimonio una cosa talmente diversa. Immaginavo un'unione più completa. Sentirsi una persona sola. E tu perché non ti sei mai sposata? Chi ti dice che non lo sia? Sei sposata? Lo sono stata, ma è una vecchia storia. Un giorno forse te la racconterò. Sai che faccio? Resta a dormire con te. Non voglio dargli la vinta. Se vuoi resta, però, senti, fai male, non per me, ma sai, è tuo marito e poi ti vuole bene. È giovane.
Dici che devo andare da lui? Sì. Sì, è meglio. Non è venuto nemmeno a cercarmi. Perché avrebbe dovuto venirti a cercare nella mia camera? Eh sì, hai ragione. Sapessi come ti invidio. Sei sempre così serena, così calma, equilibrata. Ti voglio bene, sai. Ciao. Ciao. Notte. Lei rimanga al suo posto. La sua nevrosi è rivelata anche dai sogni. I sogni nei quali lei rincorre un treno senza raggiungerlo potrebbero significare che lei vuol fare un viaggio nel suo inconscio, cioè per conoscersi, e non ci riesce. Ma nell'ultimo sogno sono riuscita a prendere il treno. Sì, però il treno diventa un tram, come se temesse percorsi lunghi. Perché nel sogno mia madre si comportava da estranea? E perché non mi ha permesso di sederle accanto? È sicura di non saperlo, di non trovare nessuna risposta? Forse perché mia madre mi ha sempre tenuta lontana. Anche da bambina. Sono settimane che mi tortura con i suoi silenzi. Finirò per odiarla. Non ci verrò più. Forse questo è quello che vorrebbe il suo inconscio, ma non lei. Quando io cerco di aiutarla a crescere, proprio perché non rimanga una bambina viziata, viene fuori la sua parte malata che si oppone. Quanto tempo ci vorrà? Ci vorranno mesi.
forse anni. Sento che non ce la farò. Non l'ho detto a nessuno che vado dal dottor Borghi. Se lo sapesse Andrea. In fondo per lui tutto è chiaro, tutto è razionale. Io invece brancolo nel buio. Scusi, vorrei parlare col dottor Borghi. Sono il professor Fabbri, Andrea Fabbri. Pronto, dottore, scusi se la disturbo, sono Andrea Fabbri. Mettendo in ordine alcune carte di mia moglie, ho appreso che è stata in cura da lei. Ma non è esatto. È venuta da me poche volte, poi sempre in modo saltuario. Sì, fissava gli appuntamenti e poi li disdiceva. L'ultima volta che io l'ho vista è stato una settimana prima della disgrazia. Ma io non so se posso aiutarla. Certo che da quello che ho letto sui giornali... Sì, capisco il suo desiderio, ma non so cosa posso fare. Aspetti, vediamo un po'. Ecco, vuole venire da me domani mattina? Beh, se lei proprio non può, verrò io da lei. Centro nucleare, eh? D'accordo. L'aspetto, dottore. Fabbri Piera, di anni 26, nata a Roma, figlia unica. I genitori vivono separati. Adolescenza in ambiente disadatto. Sposata da circa 4 anni, ha un bambino. Presenta segni di angoscia e lievi spunti depressivi. Nella prima seduta racconta con ricchezza di particolari il suo incontro con il marito. È stato a Porto Santo Stefano, 5 anni fa, alla fine dell'estate. Piera? Ah, mamma. Ti presento Bedini. Molto lieto. Come stai? E un suo amico, Andrea Fabbri. Piacere. Ecco. Grazie. Piera? Fate presto! È sua? Le sembri il tipo che ha 7 milioni da spendere per una macchina? Sì. Ah, grazie. Ma purtroppo non lo sono. Che mestiere fa? Indovini? Architetto. No. Pilota? No. Beh, scommesso allora. Perché? No, è così. Non so, ha l'aria molto distinta. Potrebbe stare benissimo in un negozio dove vendono stoffe o borse e valigie per signora. Lei mi apre degli orizzonti nuovi. Senta, che mestiere fa il suo amico? Il fisico. Beh, come fisico non c'è male, no, dico che mestiere fa. Fa il fisico. È un professore di fisica. Professore? Ragazzo in gamba. Delusa? No, ma certo non si direbbe. Perché? No, lavora alla centrale termonucleare. E perché il mio professore di fisica era diverso, sa? Ha avuto dei professori. Non si direbbe. Vedrà, sono sempre piena di sorprese io. Ah, bene, ci divertiremo. E quella bandiera? Panama. Panama. Sì, per le tasse, capisce? Ah.
Basta, è troppo romantico. Allora mettiamo un rock. No, questo no. Questo è divertente. Ehi, ma non andate ancora a letto voi due? È un po' presto, mi pare. Ci siamo conosciuti soltanto oggi. Non ti fidare delle persone serie. Alle volte sono molto più pericolose degli sciocchi. Però sono molto più divertenti. Credi? Su, su, Anna, bambina. Allora, buonanotte. Buonanotte. A domani. Ciao. Ha telefonato papà, voleva venire a Porto Ettore domani. Come mai? Dice che si sente solo. Cognome, nome, luogo e data di nascita. Piera Fabio. Nata a Roma il 25 marzo 1939. Venga avanti. Coniugata? No, sì, Professione? casalinga. Casalinga! Si spogli. Si spogli. Si spogli! Secondo le associazioni fatte dalla paziente nelle varie parti del sogno, sembrerebbe che si faccia strada in lei un desiderio represso fin dall'infanzia di essere amata dal padre, imitando il tipo di donne da lui frequentate. La sorvegliante e il padre commissario rappresenterebbero la sua coscienza interna giudicante che punendola allevia il suo sentimento di colpa. Emergono altresì dalla dinamica stessa del sogno chiari aspetti di masochismo. 3 marzo mi ha riferito un fatto sintomatico. Mi viene in mente un episodio che è accaduto a Parigi durante il nostro viaggio di nozze. Eravamo seduti a un caffè al Bois de Boulogne. Ricordo che faceva molto caldo. Mandavamo delle cartoline agli amici. Io scrivevo gli indirizzi e i saluti e le passavo a mio marito perché le firmasse. Ad un tratto lui si accorse che erano cartoline pornografiche. Tutte. Andrea rideva. E io non riuscivo a spiegarmi come fosse successo. Ero sicura di aver comprato delle cartoline con vedute di Parigi. Chi pensa che abbia sostituito le cartoline? Ma non so, forse Andrea le aveva comprate di nascosto per farmi uno scherzo. Ma potrebbe averle comprate lei, per curiosità? No, le odio quelle cose, anche se lei non ci crede. Avrò avuto 5 o 6 anni quando ho visto mia madre con un ufficiale americano. E allora continui. Che impressione le ha fatto?
paura che mia madre mi lasciasse. Quando viaggio di notte in automobile, ricordo sempre quella volta che portai Renato all'ospedale. Chi è Renato? Era un mio compagno di scuola. Eravamo molto amici. Forse l'avrei sposato, non so. Durante una partita di pesca subacquea era stato assalito da un pescecane. L'abbiamo portato all'ospedale di Grosseto. Siamo restati lì tutta la notte mentre lo operavano. Anch'io, quando ho partorito, ho sofferto molto. Ero sola. Mia madre era andata a sciare. E dopo provai una specie di odio contro mio marito, che non aveva capito quanto avessi sofferto. Professore? Allora, professore? No, non c'è stato niente da fare. Aveva perduto troppo sangue. Abbiamo fatto tutto quanto era in noi. Tutto il possibile. Andiamo? Il dottor Pisani alla terza corsia. Mi ha detto che da bambina l'avevano messa in collegio. Quanti anni c'è stata? Dai 9 ai 15. Ricorda qualcosa di quel periodo? Che cosa pensa? Non insista, la prego. Forse ha paura di ricordare? Come fa a sapere che ho paura? Ah, no, non lo so. Cerco solo di capire perché non vuole ricordare. Ricordo una mia compagna di collegio. Si alzava la notte, andava davanti allo specchio e si baciava. Ma perché mi fa parlare di queste cose? Chissà come mi giudica poi. Io non sono qui per giudicarla, ma per comprenderla. Sì, però mi dà fastidio lo stesso. Mi hanno sempre giudicata tutti. E mio marito per primo. Perfino le bambinaie e le cameriere mi giudicano. E così sono costretta a licenziarla. Da bambina avevo una governante che mi voleva molto bene. Vede che riaffiora sempre il suo problema centrale, la ricerca di un affetto profondo. Sì, ma ora è il mio lavoro. Quale lavoro? Mi occupo di arredamento, lavoro con una mia amica. Andiamo molto d'accordo, con lei non mi annoio mai. Fa tutte le cose che piacciono a me e che mi sarebbe piaciuto che facesse Andrea. Dice che sono molto intelligente e che ho molto talento. Mi comprende e non mi giudica. Ad Andrea non piace. Perché? Ma così, perché è geloso delle persone che si occupano di me. Anche Alberto non gli piaceva. Chi è Alberto? È un amico di mia madre. Amico come? Non faccia l'ingenuo, ha capito benissimo. È il suo amante, mia madre è giovane, gliel'ho detto, no?
Certo, non ha mai avuto molto buon gusto nello scegliersi gli amanti. Alberto, poi, un ragazzaccio convinto di essere irresistibile, ha tentato anche con me una volta. Io mi sono difesa, ho gridato. All'improvviso è arrivata mia madre e se l'è presa con me. Quello che è uscito dalla sua bocca preferisco non dirlo. E poi siamo state più di un anno senza scambiarci nemmeno una parola. E il suo marito? Mi parli dei suoi rapporti con lui? Quanto casa nostra sia un po' come la Con Andrea centrale. siamo andati a letto prima di sposarci. Si era sempre comportato bene, perché gli avevo detto che non ero mai andata con nessuno. Sono stata io a volerlo. Daphne vuol sapere se per caso hai visto... Andiamo via, mi annoio. Ad ogni modo non siamo nei migliori rapporti, perciò... Va bene. Ti dispiace? Andiamo a casa tua. Hai paura di comprometterti? Appena ritornata a casa mia sentì il bisogno di fare un bagno. Mi sentivo come sporca. E ritrovai il mio letto con il piacere di un animale che ritrova la sua tana. Avevo deciso che non avrei più rivisto Andrea. E mi imbarazzava l'idea di rivedere mia madre, mio padre, le mie amiche, le cose che avevo amato fino allora. Il giorno dopo, seguendo il consiglio di mia madre, raggiunsi mio padre a Madrid. Anche lì la solita vita. La solita atmosfera di gente che si sforza di credere che si diverte. Le solite scene di gelosia tra mio padre e Luciana. I soliti pranzi di affari. Affari di miliardi che non si concludono mai. E così dopo un mese ero più depressa e triste. Tornai a Roma e sposai Andrea. Suo padre e sua madre erano già divisi? Sì, litigavano sempre. La nostra casa era diventata un inferno. Alla fine si convinsero. E così si separarono legalmente. Io rimasi con mia madre. È indubbio che la separazione dei suoi genitori ha provocato in lei un forte trauma psichico, di cui però non si è resa conto. È come se lei avesse riportato una ferita che non si è rimarginata. E dobbiamo scoprire il perché. Sono sola. S'accomodi. Mi scusi il ritardo, ma sono rimasta senza benzina e così ho dovuto prendere un taxi. Non sa neanche mentire lei. Perché non dice che non aveva voglia di venire? È proprio così. In fondo che ci venga a fare? A perdere tempo e denaro. Lei si fa pagare caro. E non vendo assolutamente niente. Sta bene oggi, sa. Cosa ha fatto? Ho cambiato pettinatura. Ah, i capelli, sì. Sì, me l'ha consigliato Luisa, mi ha portato dal suo parrucchiere. E ho cambiato anche sarta. Ah, sempre per consiglio di Luisa? Eh sì, e vuole che vesta più semplice. Prego. Dalla sarta di Luisa ho incontrato mio padre con la sua nuova amica. Io ho fatto finta di non vederli. Povero papà. Non vuole rassegnarsi ad invecchiare. Senta, ma questa Luisa non è quella ragazza che lavora con lei? Sì. Mio marito non la sopporta. E come mai? Sa, non è facile spiegarlo. Mio marito di solito non mi chiede mai dove sono stata e chi ho visto. Ma nei confronti di Luisa è diverso. Sere fa, per esempio, stavo facendo il bagno. C'era Luisa. Gli avevano proposto un nuovo lavoro ed era venuta a chiedermi i disegni per delle stoffe.
Luisa mi stava porgendo l'accappatoio quando è arrivato Andrea. Non so come dire. Ho provato vergogna di essere nuda. Ma lui invece è entrato e mi ha abbracciata e baciata davanti a Luisa. Strano, non è mai così espansivo, soprattutto in presenza di estranei. Luisa è uscita. Era evidente che soffriva. Perché pensa che la sua amica soffrisse vedendo che suo marito la baciava? Perché credo sia innamorata di me. Che cosa glielo fa pensare? Mia madre dice che le piacciono le donne. Lasci stare sua madre. Lei che cosa pensa? Non lo so. Con me si è sempre comportata come un'amica e basta. E se si comportasse in un'altra maniera, come crede che reagirebbe? Non lo so come faccio a saperlo. Poi credo che non sia vero. Sono fantasie di mia madre. Non viene più. Telefona per fissare un appuntamento e poi lo disdice. 3 novembre è tornata. Sono stata poco bene. Mi sono chiusa in casa e ho staccato il telefono. Non volevo vedere né sentire nessuno. Lo sa, dottore? Io e mio marito ci siamo lasciati. Ah, sì? E quando? Da 3 settimane. È sua moglie? Sì. E il suo è un matrimonio felice? Lei cosa ne pensa? Una famiglia felice. Cose di altri tempi. No, 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 anche di oggi, purché si tratti di gente matura. Oh, senta, sono stanca di essere considerata immatura e infantile. Sono adulta e libera e non ho bisogno di nessuno. Ne è sicura? Non lo so. Forse aveva ragione mia madre. Il mio è stato un matrimonio sbagliato. Infatti Andrea non era l'uomo più adatto per me, lo riconosco. Gli ho voluto bene. Però non ho mai sentito per lui desiderio, passione. E per altri? Per altri chi? Cosa vorrebbe dire? Lei è sposata da 5 anni e dice che i rapporti con suo marito non sono mai stati eccessivamente importanti per lei. Io non ho detto questo. Me l'ha fatto capire. E vorrei sapere, durante la sua vita coniugale c'è stato nessun altro uomo? No. E prima? No. Mi sono sposata. Sì, voglio dire, insomma, Andrea è stato il primo uomo. Sì, questo me l'aveva detto. Ma avrà avuto qualche corteggiatore, qualche flirt, come si usa dire? Sì, certo. Oh, ecco. Bene, in questi casi ha provato trasporto, piacere. Insomma, sentiva desiderio. No. Secondo lei sono una donna frigida? No, no, non ci sono donne frigide, ma donne sessualmente immature. Noi diciamo psicosessualità, intendendo dire con questo che la vera maturità sia quando nel rapporto amoroso con un altro essere ci si completa in una totale unione psichica e fisica. Ecco perché, contrariamente a quanto si crede, la psicoanalisi ritiene che l'uomo maturo debba essere monogamo. Ma io non ho nulla da rimproverarmi. Ho fatto del tutto per andare d'accordo con Andrea. Ma la verità è che non ci capivamo più.
Di ritorno dalle vacanze abbiamo litigato. Era la prima volta, ma è stata anche l'ultima. Dove vai? Andiamo da mia madre a prendere il bambino, no? Ma Andrea, renditi conto, siamo senza governante. La verità è che il bambino ti dà noia. Da quando è nato, per un motivo o per l'altro, è stato più da tua madre e dalla mia che a casa nostra. Come hai fatto ad accorgertene? A casa non ci sei mai. Ti rendi conto che questo finirà per influire sul carattere di Vittorio? La mancanza di un ambiente familiare che lo circondi di calore, di affetto, gli creerà dei complessi. Perché da tua madre o dalla mia gli manca il calore e l'affetto? Almeno da tua madre respira aria pura, mentre in città... Ad ogni modo, appena arriverà la nuova governante lo vado a riprendere, sta tranquillo. Mi parli con un tono come se io non volessi bene a mio figlio. Ma perché non rispondi? È irritante il tuo modo di fare. Cominci un discorso e poi lo lasci cadere. La verità è che non hai il coraggio di dire quello che pensi. Può darsi. Poco dopo abbiamo iniziato le pratiche per la separazione. Lo so quello che pensa, dottore, ma di quell'atmosfera di incomprensione e di sfiducia dovevo liberarmi. L'amicizia di Luisa mi è stata di grande aiuto. Era passata anche lei attraverso l'esperienza di una separazione. Che cosa le servo, signore? Qualcuno, grazie. Bene. Where would you like to sit? Desideri? Oh, 2 tè Earl Grey e dei crackers. È quel tè profumato che hai bevuto a casa mia. Ora che ero di nuovo sola, continuare a vivere nel solito ambiente mi era insopportabile. Luisa doveva recarsi per dei lavori sulla costa amalfitana. Mi propose di aiutarla. Partimmo insieme come per una vacanza. Conosci Ravello? No, ci andiamo. Nel pomeriggio, se vuoi. Deve essere un incanto. E tu ci sei mai stata? Oh, tanto tempo fa. Ma ero troppo infelice per un posto così bello. E oggi? Sei felice? Ci buttiamo. Li conosci? Mai visti. Secondo me ci stanno. Lasciate fare a me. Ma Cameriere? perché li guardi? Prego. Che c'è di me? Mi devi fare un favore. Sì, sì. Da parte di quei signori. Guarda. Sono degli stupidi.
Luisa? Luisa? Sì? Me lo fai un piacere? Dimmi. Mi allacci, per favore? Odio questo vestito. È così poco pratico. Ma ti sta così bene. Grazie. Pronto? Ah, sì. Dove? Non so, chiedo alla mia amica. E sono quei giovanotti di stamattina. Dicono se andiamo con loro a Ravello. No, rispondi no. Va bene, tra 5 minuti scendiamo. Al bar. Vuol sapere una cosa? Mi dispiace di non aver avuto il coraggio di... Di che cosa? Lo sa benissimo. Non c'è bisogno che glielo dica. Forse avrei trovato la felicità. Perché secondo lei uno non può trovare una soluzione anche in un amore irregolare? Perché no? Lei era lì. Aspettava che fossi io ad offrirmi. E io non ne ho avuto il coraggio. Ma dentro di me lo desideravo disperatamente. Lo vede? Sono peggio di quello che lei crede. Molto peggio. No, lei non può fare niente per me. Dal profondo della sua psiche emergono violenti sensi di colpa e la paura di essere punita. Forme e simboli sono assai primordiali, privi di umanizzazione e di calore. Qualcuno tenta di darle gli occhi per vedere, ma lei scappa atterrita anche perché ha paura di vedere.
6 gennaio. È tornata. Stato di depressione molto accentuato. Lo so che non sono né una buona moglie, né una buona amante, né una buona mamma. E penso anche una cattiva paziente. Perché non mi manda via dal momento che sono intrattabile? Un caso senza speranza. Queste sono supposizioni sue, non mie. Le piaccio, dottore? No, non le interessa. Tutti i miei pazienti mi interessano e provo per tutti loro un affetto genuino. Affetto come per tutti. Vede, in analisi, lei rivive delle situazioni emotive e affettive che ha già vissuto in altri momenti della sua vita. Anche quell'amore che vorrebbe da me. In fondo non è altro che l'amore che forse non ha mai avuto dai suoi cari. Io non posso sentirla parlare con quel tono calmo e indifferente. La mia vita è un inferno, io non voglio riviverla, io voglio dimenticare. Meglio ricordare, invece. Ripercorrere la strada fatta giorno per giorno, ora per ora, se vuole ritrovare il punto in cui si è smarrita. Molte zone della sua vita sono ancora avvolte nel buio, un buio pieno di fantasmi. Ebbene, l'analisi deve aiutarla a far luce, perché lei si possa accorgere che quelli che crede fantasmi altro non sono che fatti avvenuti, sensazioni, esseri umani, cose reali, dunque, che lei può e deve affrontare nella realtà concretamente. Basta solo un po' di coraggio. Finché si è vittime della paura, qualunque cespuglio di notte può sembrare un orco. Che ne è di quella sua amica, quella Luisa? È diventata un altro dei suoi fantasmi, vero? Ha paura di rispondere? No, non ho paura. Non ho paura più di niente. Solo preferisco non ricordare. Ma non mi riesce. Ho tutto davanti agli occhi. Ciao, Jane. Ciao. Augusta mi ha detto che Luisa è uscita. Dove è andata? Non lo so, non me l'ha detto. L'aspetterò. Che stai disegnando? Un caminetto. Per chi? Per la signora Ruggieri. Ma non è adatto. L'ho spiegato tanto bene a Luisa. Volevo un caminetto incorporato nella libreria, a filo della parete, con una semplice cornice in rame o in bronzo. Volevi? E chi sei tu per volere e per comandare? Davvero credi di essere diventata la padrona qui dentro? Che tutti ti debbano obbedire? Ma Jenny, io... Sei superba e prepotente. Ma non durerà molto. Credi che Luisa ti ami? Che sia succube di te? Ti sbagli. Soffrirai anche tu come soffro io. Ti distruggerà, come ha distrutto me. Ma Jenny, che cosa dici? Sei impazzita? No, non farci caso, Piera. È semplicemente ubriaca. Piera. Alzati. E cosa conta di fare ora? Voglio essere felice. Dipende da quello che lei considera la felicità. Mia madre è una donna felice. Voglio vivere come vive lei. Quando una cosa non va, la cambia. Casa, macchina, cane e qualsiasi altra cosa. Ha più rivisto suo marito? Sì, mi ha telefonato e ha insistito per vedermi. Abbiamo parlato a lungo. O meglio, ha parlato lui. Ho anch'io la mia parte di colpa. Sono il primo a riconoscerlo.
Ti ho trascurato un po' troppo. Ho pensato sempre e soltanto al mio lavoro. Ho creduto che bastasse amarti senza cercare di comprenderti. Però anche tu hai sbagliato. Perché non mi hai detto mai niente? Ti sei comportata come una maestra che non rimprovera mai nulla al suo allievo. Non gli dice mai sbagli, cerca di capire, studia e alla fine dell'anno lo boccia. No, non ero io la maestra, io ero l'allieva. Piera, perché non proviamo a tornare a vivere insieme? È andata male, Andrea. Non siamo i primi, consolati. Ma che cos'è che non andava? Niente è tutto. Sono cose che non si riescono a spiegare. Non ero felice con te. O almeno non lo ero più. Da quando? So quello che pensi, ma ti sbagli. La mia amicizia con quella persona non c'entra per niente. Quella persona. Non hai il coraggio di nominarla. Come si fa con certe malattie di cui si ha paura o ci si vergogna. Quando al telefono ti ho detto che ritenevo inutile rivederti, era perché sapevo che ci saremmo dette delle cose sgradevoli. Evidentemente non ho ancora la tua esperienza. Non ho lasciato né molte mogli né molte amanti. Imparerai, io sto imparando. Troppo tardi, Andrea. Forse avresti dovuto cominciare prima. Lei mi disprezza, vero? Perché dovrei disprezzarla? Mi considera una sgualdrina. Non l'ho mai chiamata così. Ma lo pensa. Perché sa ora che ho degli amanti, che vado a letto con tutti. In fondo perché non dovrei averli? Ed è felice ora? Certamente. Felice e infelice allo stesso modo di ogni essere umano. Caro dottore, non sono una brava paziente. Quando lei mi chiedeva di dirle tutto quello che mi passava per la mente e di abbandonare il controllo e la critica sui miei pensieri, io le disubbidivo. Le dicevo soltanto quello che volevo dirle e tenevo segreto quello che volevo nascondere. Ma le nostre sedute mi sono state ugualmente utili. Ho capito che né lei né nessun altro possono fare qualcosa per me. Non sono riuscita a trovare niente che mi tenga legata alla vita. C'è il dottor Borghi per lei, ingegnere. Come sta, ingegnere? Si può dire che qui il futuro sia già cominciato, eh? Ma fuori di qui Certo. c'è il presente, purtroppo. E questa specie di ex voto? Sono gli strumenti che indicano la posizione delle barre di controllo del reattore. Non vi succede mai di confondervi? No, è più semplice di quanto non sembri. Temperatura della grafite, dell'uranio e del gas all'interno del nocciolo del reattore, che sono essenziali per la manovra. E questi sarebbero? Questi sono strumenti che indicano e registrano la reazione degli scambiatori, che sono comandati da questo banco. Buongiorno.
E ora cosa fa? Controllo la temperatura di una delle turbine. Non c'è pericolo, no? No, no, no. Tutto è stato previsto per ogni evenienza conosciuta. C'è una percentuale di incognite, come nella vita del resto. Prego. Grazie. Mi parli di mia moglie, dica tutto quello che sa. Ma purtroppo non ho molto da dirle. Io l'ho vista poche volte, come le dicevo ieri. L'ho potuta aiutare poco. Certo, il fallimento del matrimonio dei suoi genitori, la loro vita, la loro condotta così irregolare, hanno contribuito a determinare la sua nevrosi. Non sapeva amare e lo desiderava disperatamente. Voi fisici siete stati più bravi di noi. Siete riusciti a controllare l'energia della materia e a servirvene. Noi invece brancoliamo ancora nel buio. Gli uomini sono come dei bambini che giocano con i rasoi. Il giorno in cui l'uomo riuscirà a controllare il suo inconscio, così come controlla la sua coscienza, si aprirà una grande era, paragonabile per importanza soltanto a quella in cui l'uomo divenne consapevole di se stesso. Crede che l'amicizia di Luisa Crivelli abbia avuto un'influenza negativa su mia moglie? Luisa Crivelli? Non lo so, io non ho mai sentito questo nome. So che non mi ha detto la verità. Chissà, forse ha fatto bene. Del resto, a che servirebbe sapere la verità?